Se entri col cappotto esci fuori col perizoma al contrario, perché ti spogliano, ti fanno. Sì, ti fanno a brandelli. Il quartiere più degradato di Roma. Faceva danni, faceva avanti e indietro, ubriaco, passava davanti a loro senza mascherina, ha litigato con vecchio, ha toccato il culo pure a quella ragazza lì. Cresciuto e nato a Bravetta, che insomma è un quartiere malfamate, residence e cose, ma qui quello che si vede qui, questo è il quartiere più degradato di Roma. Cioè davamo via a cazzotti 4-5 persone, quelli sdraiavano per terra, tutti così. E poi che facciamo qua? Sono quelli che mancano molto di rispetto alle persone, che fanno le prepotenze, che magari non puoi passare davanti a loro perché ti mancano il rispetto, ci provano perché sono in tanti. Kubrick! Eccolo. Ah, stai qua? No! Mamma mia! Poi magari succede una cosa brutta, ora che arrivano, magari ti hanno dato 2-3 coltellate perché, o hai bottigate, perché qui poi capiti che escono fuori come mosche, Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo venuti alla stazione Termini perché è la stazione più grande d'Italia, la più conosciuta d'Italia, dove succede di tutto. Non è un quartiere criminale, ma è proprio una stazione, ragazzi. Perciò, se vi interessa, qui stiamo con tanti ragazzi della stazione. Adesso il filmato che Cicalone praticamente voleva partire a tutti. Io penso che sta buono. Come una castampella, dai. Venuti a minacciare un anni la foto cancella tutto. Avete venuto a chiedere una cortesia? A me me ne minacci. No, avete chiesto una cortesia e lui mi smetta così. Evitare, capito, le botte. C'è stata subito una discussione qua a Termini. Lui ha Desania, guardate, pure dietro lui si nasconde, ma Cioè, ci abbiamo da raccontare, ce n'è. Perciò se vi interessa rimanete, se no qui c'è una bella libreria. Vi comprate un bel libro con le figurine delle donne nude e ve le schiaffate tra i chiappe. Sotto braccio. Manca, L'hai appena conosciuto, però è come se fosse un amico fraterno. Certo, ormai si sa. E poi si parte sempre da gerarchicamente il più grande, no? Più anziano, il più grande. Quanti anni c'hai? Io 41 ne devo fare. Beh, ti porti bene, stai Vero? top. Pure te, Vabbè, io 29. Senti una cosa, da quant'è che vivi Roma Termini? Beh, io Roma Termini la vivo da parecchio, da quando comunque ero minorenne, appunto. Da minorenne ho cominciato a delinquere appunto in questa stazione. Ah, qua proprio? Eh? Sì, perché ovviamente portava appunto a fare soldi facili quando c'erano i turisti. Era ancora meglio, e poi da lì comunque è stata un'evoluzione, diciamo, nel fare appunto, diciamo, purtroppo vita di strada, e c'è stata un'evoluzione di tanti sbagli. Ma te c'hai precedenti? Scusa che se faccio sta domanda mi sento male. Mattia, ma non gli toccate la domanda sui precedenti a Mattia è la sua? Scontata da parte di Mattia, sono un ex pregiudicato, ho una bella lista di reati alle spalle purtroppo. Ti sei fatto pure la galera? A me sono fatto tanta galera, 12 anni di galera, ragazzi. 12 anni? Sì, 12 anni di galera. Ma tutta qua a Roma? E ho girato, mi hanno dato la maglia rosa. Se proprio lo vogliamo raccontare, mi hanno dato la maglia rosa, ho girato parecchi penitenziari, Viterbo Mamma Gialla, Sollicciano, Milano Opera, e poi sono ritornato alla base. Sollicciano ci hanno detto che è un bel penitenziario, è vero? Assolutamente no. Ma come ci ha detto Dario? No, assolutamente no. Io sfato sta cosa che i penitenziari sono comunque alloggi appunto a 5 stelle, assolutamente. Poi vabbè, si può mettere sul piatto da bilancia, si può appunto vedere se c'è sta un penitenziario dove te costruisce, tra virgolette, dove te dà modo appunto di poter fare dei corsi appunto di magari fa a scuola, decorazione di ceramica, trallallero trallallà. Ma usci con un mestiere anche? Ma no, assolutamente no, nel senso il mestiere non te lo insegnano.
dentro, anche perché comunque il reinserimento sociale in Italia purtroppo, lo sappiamo bene ragazzi, non funziona. E quindi, come si dice, aiutate che Dio ti aiuta. Ma io penso fondamentalmente, sì, interrompo fratello. Ci mancherebbe. Quando uno fa un percorso di carcere, diciamo, no? La crescita sta nel tuo volere cambiare, migliorare, diventare una persona migliore. Perché un percorso che si fanno tutti, perché fa parte del percorso di fare delitti per strada e poi sono le conseguenze. Poi sta a te se vuoi crescere o meno. Dipende sempre. Un bel po' di persone, ed è così, ragazzi. Cioè che non è che o dipende da te, perché c'è capace pure che la vivi in maniera sbagliata, esci che sei peggio di prima o migliori. Certo, perché il percorso me l'ho fatto pure io, ma io sono cambiato, sono cresciuto, ma ho migliorato. Quindi non dipende solo dal sistema, dipende da quello che tu vuoi diventare. È così, ragazzi. E la vita in carcere com'era? Che facevi? Cioè, ti svegliavi perché Allora, come passavi il tempo? Ok, partiamo col presupposto che io lo consiglio a tutti ragazzi, è quello appunto di dover ascoltare il proprio silenzio. Se uno riesce ad ascoltare il proprio silenzio, riesce ad ascoltare le proprie paure, riesce poi ad affrontare tutto ciò che te viene dopo con una marcia e uno sprint in più. Ovviamente poi vabbè, la preparazione fisica è fondamentale, in carcere quello facevamo. Sì, ma è come se si ordina, è una sorta di tana dei tigri. Quando t'alleni con strumenti rudimentali, certo. Cioè i bilancieri fai con 3-4 bastoni da scopa, con le casse dell'acqua, con le brande magari, che ne so, metti 3 brande, oppure puoi capitare in una camerata o in una camera, in una cella che ha 3 brande una sopra l'altra, ti metti gli sgabelli sotto i cuscini e cominci a pompare. Magari c'hai, che ne so, la necessità fa virtù. Sì, ma sai che c'è, uno non si chiude ragazzi, perché non avendo nient'altro da fare, o rifletti, lavori su te stesso, o in più pure t'alleni, perché quella è la routine. Te alzi, colazione, vai a correre, t'alleni, leggi, o che ne so, capito che in qualche modo devi cerchi di passare il tempo, perché comunque è una, diciamo che è psicologico, se lo soffri psicologicamente la vivi male, quindi devi fare una ragione a un certo punto e cercare di farlo diventare una cosa costruttiva, capito che te lo dico? Ed è quello che almeno io ho fatto, anch'io mi sono allenato morto, ho letto. Oh, ma se la potevo fare la potenziale. Una cosa che perciò praticamente quello che succede quando arrivi in stazione a un turista tipo, oggi come lo possiamo riassumere? Come possiamo riassumere? Prima di tutto arriva il turista, l'ipotetico turista dice ma questo è possibile che Roma? Io gli dico no, questa è l'isola che non c'è, perché proprio tutto è un quartiere che fa proprio a sé, ovviamente è multietnico, multirazziale, e poi appunto dove c'è parecchia gente che non è riuscita ad integrarsi nella società di Roma, purtroppo va a delinquere. Infatti poco fa visto che c'è successo il Maracanã là di dietro. Perché non hai fatto queste delle mie? Posso dire una cosa? Esatto. E poi noi non è che siamo gli ultimi stupidi, siamo grandi, grossi, non è che c'è una faccia da svegli. No, però per venirci sotto a noi che eravamo pure tanti, figurati un attimo. Diciamo che te non è che non fai niente per evitare di litigare, mi sono dovuto mettere in mezzo. No, vabbè, raga, però se mi minaccia, io faccio solo ragione, io sono sempre educato e tranquillo, però se uno viene e mi minaccia 1-2 volte, alla terza ti dico no. Ma fa culo 6 volte. Ma vai così proprio vattene a fanculo. E mo vattene a fanculo. Cioè io quando se dico una parolaccia divento guattissimo. Queste sono le foto. Ecco, mo vattene a culo. Cioè non c'è stato nessun modo per cercare di evitare. Facevo Mario Bregatore, ma che il sangue mi ha fatto uscire. Poi ce la carceravano. Cioè dovevamo pigliare a cazzotti 4-5 persone, quelli sdraiavano per terra, tutti così. E poi che facevamo qua? Poi arrivavano i poliziotti, stanno a fare quartieri criminali, diciamo che è un attore. Era una parte. Vabbè, piccola digressione. Di quindi, collegandomi a quello che ti ha chiesto Simone, no? Se tu avessi un parente tuo, lasciando stare che c'è stato tu qua i consiglierei proprio. Gli dici attento a cosa? Allora, che cosa fanno innanzitutto qua? Borseggiatori a go-go, ovviamente. Poi se ci dovesse, mia madre capita appunto che è di passaggio qua quando deve andare al mare, insomma, no? Che deve andare a Terracina, prendere il treno a qua, gli dico sempre che comunque appunto devi evitare le uscite dei Viaggioletti,
Che, allora, la stazione Termini, ragazzi, ha 3 uscite, l'uscita di Via Giolitti, l'uscita di Via Marsala e Piazza di 500 dove adesso siamo. Ovviamente io sconsiglio a mia madre di passare per Via Giolitti o per Via Marsala. Gli dico: mamma, se devi proprio passare, passa per Piazza dei 500, che appunto è un po' più tranquilla. Quindi borseggiatori, spacciatori, prostitute, trick e track e bomba a mano. Se tu avessi una sorella, magari viene qua a luna di notte, c'hai l'ansia che magari qualcuno ci prova, che c'è. C'ho paurissimo, anche perché comunque qui può succedere di tutto, cioè puoi stare una sera e passi tranquillo, poi una sera può succederti di tutto, perché qua non ci sono regole. A parte il presupposto che ai quartieri ci stanno delle regole non scritte, no? Che tu sei del quartiere, nessuno ti fa niente, nessuno ti ruba. Qui è terra di nessuno, quindi purtroppo come funziona? Tu passi qui a Piazza 500, tu sei nero, quello è arabo, non gliene frega niente, tu sei nero, arabo, non c'è fratellanza, non c'è niente. Qua è vita mia, morte tua. Oggi devo mangiare io, domani mangi te. Però è vero, perché per esempio siamo andati in tutti gli altri quartieri, San Basilio, Torbellano, però là è un paese fra di loro, si aiutano tutti. Guarda, tocca uno, partono tutti. Ma infatti quello che è successo qua a San Basilio, a Torbellano, mai non sarebbe mai successo. Mai. Uno che mi veniva sotto e mi cioè, trovare un kamikaze che rischia l'ospedale vero non l'abbiamo mai trovato. Un kamikaze a riprova del fatto, capisci? Cioè, Termini più pericoloso di Roma. Sì, per me Setta piccola. Allora io qua ero da piccolo, stavo in comitiva qua, ok? Qua eravamo ragazzi di tutte le razze, no? C'erano marocchini, tunisini, rumeni, albanesi, kosovari, di tutto. tu che razza sei? Io sono cubano, come ti permetti? Io sono perché non si può più dire. Manco che lui, no? C'era tutta questa cosa, che noi eravamo comunque una famiglia di ragazzi che avevano un certo tipo di percorso a casa, quello che eravamo un po' sociale, esattamente, certo. quindi era un punto di ritrovo e noi eravamo più una famiglia, perché non importa dove venivamo, eravamo tutti uniti sempre, uscivamo insieme, andavamo a ballare insieme, cazzate insieme, rubare insieme, quello che ti pare. Dopodiché, come si dice, è passato del tempo e le persone, sono cambiate le cose. Sì, le persone che stavano qua, chi è cresciuto, chi ha fatto famiglia, chi è andato in carcere, chi è morto, chi è tutto cambiato. È stato un periodo di pausa e poi sono arrivati questi qua che sono gli egiziani, ok? Che è una nuova generazione di arabi che prima non c'erano, quindi quello che avevamo vissuto noi del rispetto e la fratellanza loro non l'hanno vissuta, quindi loro pensano di avere un come si dice di impero loro che fanno come pare. Sono quelli che mancano molto di rispetto alle persone, che fanno le prepotenze, che magari non puoi passare davanti a loro perché ti mancano di rispetto, ci provano perché sono tanti, e questo è un altro modo di fare che prima non c'era, capito che ti voglio dire? Prima non c'era questo, no. Sono loro che sono arrivati adesso che si comportano così, prima noi non eravamo così, questa era una famiglia. Ragazzi con un certo percorso però che stavano pensate sono da chiamare loro, bravo, tutti carini, perché non lo potevi sapere, ce lo potevi sapere, no, assolutamente no, avevamo principi, concetti, pure se eravamo di strada, li rispettavamo, morto. Questi non lo fanno, infatti non lo so, loro hanno rischiato con me 1000 volte, io sono partito un paio di volte perché mancano di rispetto. Già li conosci di vista? Non li conosco perché a parte sono ragazzini, vabbè. Sono tutti però li vedo qua, stanno qua, sono presi tutta a Termini, pensano che loro sono quelli là che no. Che poi io quello che mi chiedo, no? Ragionando da borgataro, nel senso, se uno litiga in una via periferica non c'è nessuno in conto, ma c'è litiga qua, come si fa? Ma la cosa cioè scusa, mi chiedo, polizia, ma non rischi che ti bevono? Ma sai che succede fondamentalmente? Queste persone, questi ragazzini fondamentalmente non sanno neanche che vuol dire litigare, perché loro fanno tutte queste scene di gruppo e la gente si caga sotto, quindi non è che arriva nessuno mai al punto di voglio capire cosa vuol dire, capito che ti voglio dire? Quindi per quello fanno quello che fanno, fondamentalmente. Esattamente, ma non sanno manco né che hanno davanti né che stanno a fare, perché se tu gli parti ti dai 4-5 poi prima tasse, capito che te lo dico? Bravissimo, e questo succede, raga. Quindi è tutta scena fondamentalmente, perché non pensano mai che uno gli partirà, perché la gente si caga sotto, quindi pensano che fanno tutti. Ma il turista che qua c'ha paura, certo, è tutta una scena, un capito, che finisce là, ma non sono i veri manandrini, non sono niente, non sono fatti a strada da avere come noi, non per far quattro. E senti, invece de notte com'è stata? Notte? Io so proprio che fa tipo switch. Bravissimo. Ancora peggio, fino alle 6-7 di pomeriggio che c'è il sole è un tipo di Termini. Parliamo in situazioni di normalità. Qua venivi, che ne so, alle 8 di sera, 9 di sera già poteva succedere di tutto. Non sì, ti dico alle 5 di mattina, alle 5 di mattina c'erano
i peggio dei peggio dei peggio. Gli scarti degli scarti stanno tutti qui. Cioè che poi, che ne so, l'ubriacone, il barbone, la tossica, il napoletano che ti vende il telefono, poi apri e c'è sta il sasso. Esatto. 3 di tutto c'è sta qua dentro. 3, proprio tutto. Sì, vale tutto. Non c'è ordine, ecco, non c'è ordine. Ma invece forze dell'ordine così non fanno. Ci stanno, ma ci lasciano a bando, cioè vedono, che ne so, adesso stiamo a litigare, ma stiamo a litigare io e lui con 3 arabi là e 2 di notte. Fanno pure perché se ci scambiano come altri di si loro. ammazzano tra di loro, non gliene frega niente. Sì, così funziona. Però fondamentalmente io penso che siano fatto un'abitudine, raga, perché lo infatti sanno tutto tutti questo quello che qua fanno qua, poteva lo sanno essere tutti. controllato, ma non è controllato in realtà, perché c'è sta una certa libertà che hanno, non ci dovrebbe essere. Però poi se lamentano, fate qualcosa, non è per niente. Tu la notte vedi gente che corre con borsette in mano, con telefono, hanno fatto piangere qualcuno. Sì, E qui però funziona così, funziona così. Che magari tocca purgarli quando ci provano. Però vabbè, questo è una parentesi così. C'ho ragione io, toccava purgarli subito. Se c'ero io, possibilmente capitava. toccava, sì, dobbiamo fare gli educatori col mantello. Se mi mandavi per terra bene, ma dopodiché poi Come fa a mettere per terra? no, ma con la stampa in là. Con la stampa in là. Avevo solo paura di quello. Allora, Questa è l'uscita più pericolosa che c'è sta appunto della stazione Termini. Arrivi qui, se per puta caso arrivi per le 8 e mezza, cominci al Far West a quell'ora. qua perché la gente ovviamente esce da qua, Sì. ci stanno i treni, Guarda, salgono. il turista che non conosce Roma del qua ci passa pensandosi che trova magari servizi pubblici, ad esempio autobus, taxi eccetera eccetera, e invece qua si trova appunto su una strada di passaggio, diciamo, di media velocità, appunto dei trasporti pubblici e delle macchine normali. Davanti c'è il McDonald's, appunto posto è uno dei McDonald's che se una volta che entri, dico, se entri col cappotto esci fuori col perizoma al contrario, perché ti spogliano, ti fanno, ti fanno a brandelli e se mettono appunto, dico, 10 da una parte, 10 da un'altra, aspettano che entrano, ti spogliano. Quello Sì, è disco, sì, da qua parte è macello. E poi qui ovviamente, come in tutte le stazioni, tutte le grandi metropoli appunto del mondo, c'è sta 3 di tutto proprio. Io, quindi immagino tre spacciatori, prostitute, borseggiatori. Ma a voi che siete qua, che siete del quartiere, vi capita mai problemi con qualcheduno? Guarda, sinceramente parlando bisogna mettere un attimino i puntini su e i, che non c'è sta né distinzione dei colori, né di etnie né di razze. Il discorso è che chi si comporta bene viene rispettato, chi si comporta male bisogna subito tagliarlo ai radici. Ovviamente ci provano sempre, no? Perché Sì. per esempio io sono stato qua 10 anni fa, loro magari manco lo sanno, quindi poi sono uno come tutti quanti, quindi ci provano sempre, poi sta a te dove certo. Questo è un po' Ovviamente dappertutto. io immaginavo che qua, raga, comunque stiamo a Roma centro. Poi magari succede una cosa brutta, ora che arrivano, Bravissimo. magari ti hanno dato 2 o 3 coltellate perché, o hai bottigate, perché qui poi capiti che escono fuori come mosche, Certo. Cioè magari litighi con 2 o 3 a reggi pure, poi dopo te ne arrivano 7 o 8 che bottiglie, cioè lì poi dopo devi annappiare a rete, a rete a strascico, chi pipi. Se no, vi lascio il numero di Cicalone, quando viene lui. Quello senza ombra di dubbio, poi capirai. Dai, allora andiamo per sta via Giulitti. Vediamo, quindi vedi questa qua. Tanto andiamo. Affollata. Questa è la più affollata Sì, perché a livello comunque- criminale però. Sì, si può, possono fare la borsetta alla signora anche qua. senza Pure problemi. qua, tranquillamente. Sì. Beh, qui a notte Cicalò, qui a notte ovviamente purtroppo ci stanno i senza tetto e questo c'è appunto da dire una cosa a favore appunto de Mattia e del Cicalone, che loro hanno sempre comunque, sono state sempre da parte di chi ci ha avuto problemi di disagio, di chi vive per strada. Certo, il problema nasce appunto dall'apice, perché se sti signori, sta gente, queste donne che si ritrovano dall'oggi al domani senza niente, bisogna che comunque uno gli dà una mano e quindi da lì poi dopo caro Mattia parte il degrado, poi non ci stanno colori politici perché tanto voglio dire a mangiano tutti purtroppo. Su sta via, su sto lato qua, come vedete qui, a parte che piano delle telecamere siamo sul Grande Fratello, comunque qui vengono Volevo dire anche altre postazioni. Allora diciamo che la sera anche sono gli spacciatori, un po' più chiusi sono i trans e le mignotte. Là ci sono davanti a McDonald's il gruppo egiziani che fa le prepotenze, che ruba, che spaccia, che fanno di tutto. Diciamo che la sera c'è
questo ambiente, quindi già Suddiviso proprio, tu sai dove vuoi andare, vai lì, trovi la corda, vai lì, trovi i telefoni, vai lì, trovi tutto. esatto. Kubrick! Eccolo. Ah, stai qua? No! E Alvaro, tu ce l'hai precedenti, no? Ce li ho il presidente, sì. A riprova del fatto che Alvaro ha frequentato sta zona, in passato ha sbagliato. Sono cresciuto proprio e sinceramente raga, io non mi pento mai del suo percorso perché comunque mi ha costruito anche per la persona che sono oggi. Ti ha fatto maturare, Certamente così, perché sei cambiato. Se non sbagli non puoi crescere. Mo lavora, si allena. Certo, però sì ce li ho e me lo serviti per crescere. Quindi diciamo che è un percorso che secondo me ognuno ha il suo percorso di crescita e quello è stato il mio. Ok? Poi c'ha le sue conseguenze perché è quello che è. No, che poi uno dice, no? Il detto, no? Sbagliando si impara, delle volte è proprio così. Certo, uno mica deve per forza commettere reati per capire assolutamente, assolutamente no, anzi, uno sport, scuola, musica e tante altre cose si possono fare. Ma c'è chi ci arriva dopo perché magari ha avuto un tipo di crescita particolare. Certo. L'importante è migliorare, ragazzi, non importa la strada che fai o il percorso che fai, poi gli errori, cioè devi usarli capire e poi perché, raddrizzare. certo, voler crescere. Comunque per me questa sanzione è stata anche, come ho detto prima, un punto di incontro per quando ero perso, che ero piccolo, ero perso e ritornavo qua e c'avevo diciamo una seconda famiglia, ok? Dove che eravamo ragazzini Grandi! Buonasera, facevamo tante cavolate, però in sì era un comfort zone per noi, capito? Certo. C'era posto legato, ma si è un po' asfaltato tutto come ci stava da dire, insomma. Sì, esattamente. Mamma mia! Ma che cazzo sei? Aspetta, lo sai che ho detto prima? Se dobbiamo sentire un tassista, te le fai fare due domande? Dove se vediamo? Accostati un attimo qua. Andiamo tutti sul taxi. Oh, questo è ex pugile, campione d'Italia juniores. Maurizio, vedi che roba. Porca troia. Da ora aggruppiamo un po' di gente e ritorniamo questo me lo ricordo io, gli anni che facevano, non lo ricordo. Io ti le mani. Per incontrare un tassiano amico mio, ex pugile, era pure forte. Io sono cresciuto in palestra con lui, Maurizio Biagiotti. Mori, vie, che è troppo un piacere. Eccolo. Buonasera a tutti. Lo abbracciamo perché la relazione di un tassinaro al lavoro a Termini. La situazione è difficile, c'è un degrado, guarda, penso il quartiere più degradato di Roma. Cioè vi vedo che voi fate i quartieri, ma questo è il quartiere più degradato di Roma. Lo sta di Maurizio, cioè non è che è l'ultimo scemo, è ex pugile, uno che è stato per strada. C'è una situazione qui a sera, per esempio di notte, quando si fa buio non ci si può girare, c'è proprio un degrado spaventoso. C'è tra ubriaconi, gente sbandata. Prostituzione, ce n'è tanta proprio. Cioè, e tu quindi da tassiana dici, lavori, ti imbocca magari gente in macchina. Gente in macchina sbandata. Devi stare anche attento, io per esempio faccio la mattina, già c'è gente un pochino più discreta, ma se uno fa la notte devi stare attento a quello che prendi, perché poi prende pure gente che ti rapina. Situazioni brutte si possono, però chi lavora a sera mi ha raccontato dei brutti episodi perché tipo una cosa che si può raccontare senza far nomi. Prova a fare una rapina. Sì, è all'ordine del giorno che il piccolo drogato, magari no il criminale, fa rapina al tassista, è una cosa normale. Certo, oppure che magari non ti può pagare la corsa. Magari che non ti può pagare, sì, può succedere. Ma le forze dell'ordine, cioè, io perché qua non ho visto un cavolo. Guarda, passano e non dicono niente, anzi magari ci fermano a noi tassisti regolari e ci chiedono facciamo un controllino alla licenza, quando magari vedono dietro a loro c'è il degrado. È quello che ho detto, è vero. Cioè, io poi sto tutti i giorni qua, ne vedo dei cotte e dei crude. Ho fisso qua, sta sempre qua, insomma, che c'è un pochino di movimento. Ma pensate, ti avrei chiamato, non lo sapevo proprio. Ci siamo fatti San Basilio, Tor Bella Mona. Chi l'avrebbe mai detto che... Oh, ma lo sai che se stavamo per attaccare? Adesso, tutto vero. Fate capire che è tutto vero. Sì. Perché ho messo in mezzo alcuni ragazzi egiziani. Niente, loro carini educati, poi c'è stato uno che si è strenato per una cosa, Simone gli ha risposto male, vabbè niente, ti devo fare capire che non siamo... così, chissà lui è un amico, sta tutti i giorni qua, la situazione è... E ce lo stavo a dire. Sì, pure lui. Poi vi ripeto, è tutta gente sveglia, non è che parrocchia a prenderli, è tutta gente sveglia, gente, esatto, insomma, che conosce ambienti e cose di strada, però qua si vede proprio il degrado, quello vero.
Proprio la vera giungla. Cioè io sono cresciuto e nato a Bravetta, che insomma è un quartiere malfamato, residence e cose, ma qui quello che si vede qui, questo è il quartiere più degradato di Roma. Cioè, guarda che queste sono cose forti, cioè, io mai. Che poi stai a Roma Centro. Trovi tutti i servizi qua, cioè tanti servizi inderogabili da questo punto di vista stanno qua praticamente. Ti ricordi sta una rapina? A volte però firmano uno col monopattino. A proposito. Ma è così, è vero. Però comunque quello che stai a dire, cioè, questa comunque è Roma, è la capitale dell'Italia. Certo. Questa è la stazione della capitale. No, che uno viene, un turista viene, dici biglietto da visita, Roma Centro e vedi una monnezza così. Esatto. Hai capito che è successo? No. Volevano rientrare nel video. Ma dai, già gli stavano brutti perché volevano rientrare nel video. No, però le domande che facevamo sarebbero state un po'. Non so se lo sai che le volte ci fermano, guarda, stare a fare quartieri criminali, vediamo, non ti dico la verità. C'è lui testimone, tu che c'hai una moglie, una sorella, una figlia, cioè se gli dici devi venire qua a luna di notte, che gli dici? Di non farlo mai. Consiglio pure ai clienti che prendo, se prendo clienti donne gli consiglio non girate dopo quando si fa buia, la sera gli consiglio da non girare da sole, capito come? Magari il giorno sì, ma a notte al centro di Roma, regà, c'è il turista che scende qua, è il primo biglietto di visita per Roma, è questo. E si trova di fronte a questa situazione così, nelle periferie, no? Quelle che hanno pure più nomi di Roma Termini. Però ecco, nella borgata si conoscono tutti, cioè adesso i ragazzini che scendono e il padre sta a casa, si conoscono tutti, capito? Non mai. Invece qua, capito, rischi che c'è il problema te che siete qua. Il ragazzino sono a casa, qua ce lo vuoi. Cioè, ti rendi conto? Questo. La cosa è che io insomma. Infatti questa non è una borgata, non c'è l'aspetto bello della borgata che tutti si conoscono. Qua è proprio degrado e basta. Cazzo ne pare, il degrado sì. E io sicuramente appartengo più al suo posto di questi che stanno qua adesso. Però capito, se comportano come. È praticamente una giungla. Esattamente. Come nella giungla, qualunque animale può mangiare il cucciolo di un altro, può mangiarsi quell'animale. È assurdo. Vita mia, morte tua. Mi stavi raccontando di alcuni tipi di reati che fanno qui. Sì, diciamo anche qua c'è. Così informiamo le persone, capito? Vai. Certo, a titolo informativo. Diciamo, in questa strada ci sono delle ragazze che comunque fanno prostituzione, hanno delle camere qua sopra e bla bla bla. E in quella parallela dopo sono anche dei ragazzi che hanno il commercio diciamo nero dei telefoni, no? Comprano i telefoni rubati, li rivendono. Cioè li rubano e li rivendono. O li comprano già rubati a chi li ha rubati e loro li rivendono. Cioè, capire qua appunto escono fuori, rubano i cellulari. Vanno, perché la gente magari c'è il punto di riferimento che è là, sanno che li rubano, vanno là, li rivendono a loro e poi quelli fanno, non so che fanno, li rivendono in un altro modo. E quindi qua questo rubano chiunque, donne, ragazzetti. Tutto turisti ovviamente. Certo, turisti vengono qua. Certo. Vabbè, praticamente tocca venire qua con bendaggi e guantoni. Sì, Simone, ti ringrazio. tocca tornare qua con bendaggi e guantoni e fai supereroi. Si mettiamo il mantello e veniamo qua a proteggere le persone. Simone, va bene? Siamo una ninja. Sì. Basta. Mi sa conviene più da ninja se ci riconoscono almeno. Certo. Buenas. Oh Rudy. Ciao. Oh mio mamma. Ciao. Ciao caro. Questo è il nostro barbiere, ragazzi. Il nostro parrucchiere. Se sono così bello è grazie a lui. È grazie a lui. Se lui è così. Raga, ma quanto è uguale ad Adesanya? Cioè quanto? Ma pure fisicamente. C'ha pure gli stessi sordi, lo sai? Sì, magari. Mamma mia! Questi sono proprio razze superiori, maledetti. Sempre squartatino, devo fare una dieta, un buccio con quello. Questo mangiate quello che gli pareva. Non mi sto allenando in questo periodo. Ma non è possibile sta cosa. Non si sta allenando, mortale. Sempre squartati. Poi aspetta, fermate. Mo perché ho parlato. Senti, questo la devi lasciare. Mo perché ho parlato soltanto dell'addome. Ma quando si alleniamo, fermo, questo si fa la doccia, se noi se ne andiamo tutti. Non hai capito? Io faccio, senti. È tutto vero. Aspetta, una volta mi ha detto, raga, una volta mi fa. Alba, ma ti diventa pure. C'è drizza qualcosa. Drizza. No, poi gli ho detto, lui si esponeva e ha fatto, senti, leva quel coso da levate. Fatto se o mi cambio io o te cambi te, se no no, mi fa perdere l'autostima, capito? Io stavo qui lavorando, io lavoro qui a parrucchiere. C'erano le guardie qui, sono uscito fuori fumando una sigaretta, rientro dentro e mi chiamano,
dicono quello giù in fondo, vieni, e mi chiedono che c'ha in tasca, cose smazze. C'era questo ragazzo che faceva danni, faceva avanti e indietro, ubriaco, passava davanti a loro senza mascherina, ha litigato con vecchio, ha toccato il culo pure a quella ragazza lì. Poi io dicevo guarda, ma a me mi fermi, questo qua sa fare i casini avanti e indietro, non gli dite niente. Dopodiché passa un'altra ragazza, gli tocca un'altra volta al culo, gli faccio vedi, perdi tempo con il mio documento, e loro là mi hanno dato il documento e sono andati addosso a questa, hanno messo le manette, hanno portato via. E poi mi dice pure, sei stato fortunato oggi. Pure. Ma senti un po' una cosa, ma tu ci hai mai avuto problemi qua a lavorare? Qui in questa zona Maria Umbriaconi? Io sto 10 anni, prima stavo di là, non sto di qua. Diciamo un po' un casino più adesso, prima non era. Mo c'è più casino di prima, eh? Sì. Ma mo adesso zona gialla, però quando zona arancione così, zona rossa comunque c'era sempre gente, quindi come poco non esiste qua, diciamo, no? Sì. La Termini la conosco quando sono ragazzino, io quando ero ragazzino venivo a scuola qua, c'avevo il terrore, però al tempo sai che c'erano i tossici mettevano una paura qua, erano proprio tanti. A me sai quante volte hanno provato a rapinarmi con la siringa, ti rapinavano, ti facevano, guarda c'ho la siringa, se te buco te prendi l'AIDS, e tu lì facevi sempre la classifica, scartavi questo e te ne andavi. Manco colpire perché non sta Così ti dai il cazzotto. No, stava di manco colpire che va per terra. Praticamente sei un guerrafondaio. Prima mo c'è il rischio che finisce il video che tocca a litigare. A quest'altro poraccio fanno chiudere una settimana sì, una... Ciao caro, piacere. Ciao. Che ti succede? Che problemi c'ho? Tanta gente quando vengono tanti barboni bere qualcosa, loro, quando vengono i carabinieri diceva colpa mia, però io non vendo alcol dopo alle 6 da sera mai, però loro non sentono le mie parole. Come esempio io vendo un alcol con te, io dico per piacere non bere qua, tu bere qua, tu fai domanda, colpa tua, c'è ragione. Tu fai domanda a me, tu sei proprietario di negozio, non è proprietario di questa strada, capito? Io cosa devo fare? Certo. Io sono sempre, non dice niente, però quando vengono polizia chiudo il mio negozio, anche 6 volte chiudo il mio negozio, io cosa devo fare? Perché io sempre lascio aperto il negozio, hai più di un anno non si lavora, cosa devo fare? Io pago affitto, corrente, gas, anche commercialista, senza aperto cosa devo fare? Però tanti barboni qua, tanti gente fa, non lo so chi lavoro fa, loro sempre stanno qua, fa casino, io non posso controllare per loro, loro non dipende di me, io sono dipende dal mio negozio, io controllare il mio negozio, io non posso dirlo che, anche ogni tanto io faccio richiesta, per piacere non bere avanti sul mio negozio. Per piacere non bere sotto da ombro, però qualche gente che sei più educato, lui rispetto, che senza educato lui non rispetta, io cosa devo fare, capito? Io solo non si dice niente. Abbiamo un cantante, giusto? Oye, piacere, stiamo qua attivo con la gente nostra che sono venuti a trovarci in Roma Termini. Ciao! Attivo con la gente nostra, sai? Grande. Allora, che devono fare per vederti su YouTube? Dillo. Allora, Lopiteale, deve andare a vedere il video Ciao. Bazzichi qua? Stai sempre qua? Sì, sto sempre qua, lavoro qua a Termini da 8-9 anni più o meno. No, sì, è un po' complicato, però già sono abituato perché la gente la conosco. Ma te dove sei d'origine? Santo Domingo. Santo Domingo? Sì. Mi sa che pure là ci stanno dei problemi, eh? Sì, no, là tutto bene, là tutto aperto. Là sì, sta fluyendo bene le cose, sì. Non ci sono problemi. Però niente, tutto bene qua. Uno viene, trata di cercare la vita, uno lavora. Il lavoro quotidiano. Barbiere, sì. Quindi fai il barbiere e canti? Sì. Stiamo facendo quel crossover adesso, stiamo lavorando dei progetti per concentrarci di più perché c'è gente interessata nel nostro progetto e magari Dio ce la manda buona e tutto. Sì, c'è un altro compagno mio che non sta qua adesso, il Popoglio, de los míos, se le quieren, che non sta qui. C'è pure con Wiz Khalifa lì. Ma scusa, ma che sei uno di fronte all'altro? Sì, è il mio compagno di lavoro, Wiz Khalifa. Ho fatto di là e di qua, perché lavoravo con lui. Ma quindi siete rivali? Sì. Noi siamo colleghi di lavoro. I padroni sono rivali. Ecco, bravo. I padroni sono rivali. Sì, cioè, adesso sta cosa è finita uno di fronte all'altro, però vedi siete amici. Andiamo dietro lo stesso sempre, dobbiamo lavorare, crescere e compiere il nostro sogno come sempre. Certo, c'è ragione. Infatti così l'ho visto, state tutti insieme. Ok, allora le mandiamo un saluto alla gente del Cicalone, del Roma Termini, i barbieri più forti, Wiz Khalifa, Warner Bros, il Popoglio, Lopiteale. Da qua deve andare a cliccare
all'Opitale, YouTube, il Ciccone, attivo. Ci trovate a Termini sempre. Oh, Prima a lavorare sempre. Termini a casa nostra, dal mattino fino alla sera, dopo la sera lo prende un altro. Ovviamente quando uscite da Termini, oltre a tutti i servizi, biglietterie eccetera, poi giustamente c'è tanto degrado in giro per Termini, ci sono le biglietterie dove magari la gente bivacca, ci sono tutta una serie di situazioni non da poco, perciò dovete sempre valutare sta cosa. Usciamo dalla stazione la più grande, perché siamo la più grande d'Italia, però ci sono tante situazioni di disagio che poi possono incidere anche sulle persone che vengono a visitare la città, e questo va tenuto proprio a mente, specie quando venite la sera, lo diciamo sempre. Quella è un'altra Termini. Quando uscite la sera da Termini, regà, non dico fatevi il segno della croce, però giustamente purtroppo abbiate 6 occhi, non 4, ma 6. Succede a tutti, qualsiasi grosso, alto, bello, può succedere a tutti, tutto a tutti. Purtroppo è così. Vabbè regà, abbiamo fatto un tour di Termini immenso, abbiamo parlato con tutte le persone che gravitano su Termini. Lui è italiano, lui è cubano, lui pure è romano, cioè loro sono... Poi sei nato a Roma, ma di origini africane. Nati a Roma. Metà Ruanda, metà Congo. E voi questa ci siamo attaccati. Cioè, se rischiamo tutto, veniamo qua. Se vi interessano altri video sulle stazioni, sui servizi della città, che possono essere ovviamente diversi dal quartiere, scrivetecelo qui nei commenti. E poi ci vediamo al prossimo video. Ciao!